Avevo chiesto di vedere delle necropoli. E ti ci sto portando. E dobbiamo fare tutta questa strada? Tanto guido io. Allora arriviamo vicino alla costa. Sì, e non ti preoccupare, che nei prossimi giorni vedremo varie necropoli, tombe e luoghi misteriosi. Abbiamo fatto questa strada piena di buche per arrivare a sto paesino che si chiama, non ne ho idea, Kazakh-Fanks. Però c'è la particolarità che in questa laguna, dietro questo isolotto qua, praticamente c'è una città sommersa di questa civiltà licia. Però ovviamente per andare a vedere bisogna prendere una barca. Qui siamo tutti in vacanza, non c'è più nessuno che ti ci può. Con un pescatore volendo si poteva. Tutte le barche che fanno i tour sono tutte ferme. Ma di la verità che sei tu che non vuoi andare in barca. No, sono tutte lì, le vedi, sono tutte ferme. No, che tu non vuoi andare in barca. Allora, perché è sommersa? Su scemi l'hanno costruita sott'acqua? No, c'è stato un terremoto e ha praticamente fatto franare tutta una porzione di terreno e quindi si è inondato e sommerso tutto. Da questa parte qua c'è ancora visibili delle tombe proprio attaccate al lungomare che adesso andiamo a vedere. Qui c'è un hotel chiuso, c'è il cartello che dice le tombe a sinistra. Siamo cercatori di tombe oggi. Dove? Dove? Guardalo. Ciao baffone. Ma che vi danno da mangiare a voi? Allora, questa è la passeggiata. Tra l'altro tutti i paesi che stiamo visitando sono collegati da una strada pedonale, quindi alcuni pezzi di questa strada pedonale sono famosi appunto perché sono veramente disseminati di queste antiche rovine. Quindi oggi siamo un po' nel mistero. Andiamo a vedere un po' queste antiche tombe. La prima è già subito qua. È poco decorata però. Avete visto questa tomba? Ho detto no, che c'era una tomba. Soprattutto ci sono altri tipi di tombe che sono quelle più interessanti. Ci sono dei siti veramente famosi che speriamo di riuscire a vedere. Ma intanto vi facciamo vedere questa. Sono delle aperture nelle rocce, come se fossero delle porte. Eccoli qua. La facciata di questa roccia veniva scarpellata e creata come un ingresso di una casa. Ce ne sono più grosse e più piccole. Ci sono addirittura delle pareti a picco sul mare, all'altezza di 25, 30, 50 metri. Ci sono questi buchi fatti tipo l'ingresso di una casa. Perché dicevano che più in alto erano e più questi uccelli, che erano una sorta di angeli, venivano a prendere i defunti. Qui c'è un'altra in cima alla collina. Guardate questa, ragazzi, c'ha un'iscrizione laterale e il suo coperchio è caduto qua al lato. Ce ne sono 7, guardate, tutte vicine, vista mare, un po' sopraelevate. Ecco qua le necropoli dei Lici. Ce ne sono tantissime, anche rovesciate lungo la strada, per terra e aperte. Mauri sostiene che sia per colpa del terremoto, io penso che forse qualcuno le avesse aperte tempo fa. Tanto vi faccio vedere com'è fatta dentro. Qua c'era un bordo per tenere il coperchio sopra e dentro erano belle profondine, ecco. Per farvi capire che queste tombe sono disseminate anche all'interno del paese. C'è un chiaro esempio qua di una macchina parcheggiata praticamente sulla tomba. Se guardate nel parcheggio dove siamo noi ce ne sono anche altre, ce n'è una lì, ce n'è una lì, la sospesa. Non so se poi sono tutte fatte così, però 2 piani, vedi dentro, e lì di fianco c'è un bassorilievo con un uomo che tiene in mano qualcosa. Una pesa forse.
Addirittura ce n'è un'altra là in fondo che praticamente è diventata parte di un cortile. Io non lo so, probabilmente ci fanno il fuoco dentro. Qua è un raro caso di San Francesco. Con i polli, le galline, i gatti, tutti. San Francesca ti chiamerò adesso. No, mi ha fatto cadere tutto. Basta. Ultimo, Ma sei stupido, sei, vieni. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Let go. We stir it up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight. Scream into the night. Make it all glow. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Ciao amore. No. Tanti auguri. Grazie. Cosa Prendi, me ne devo prendila. fare? La devi portare per le tartarughe. Ah, ok. Andiamo ragazzi, oggi abbiamo una missione. Dammi una B. Dammi una U. Dammi una R. Yeah! Dammi una T. Sì! Dammi una O. Poi? Brutto! Che pirla. Ehi ragazzi, ciao, ecco qua il bel mazzettino di fiori per Marina. Ciao. No! Sono le insalatine. Me ne privo volentieri. Però spiegalo perché. Perché Amo. non mi fa schifo mangiarla. No, dai. Siamo a? Siamo nel porto di Demre, che è una cittadina qua nel sud della... Combina guai. Demre, non Denver. Siamo in questo porto dove dicono che sia possibile vedere le tartarughe marine nuotare. Domanda. Ma le tartarughe marine mangeranno pesce o come quelle terrestri mangeranno l'insalata? Io credo siano onnivore, quindi siccome il pesce non ce l'abbiamo, li portiamo da Lattuga. Io penso che ci una figura di merda, qualcuno ci darà qualcosa al contrario. Può darsi. Vabbè, andiamo a vedere, va. Questo è il porto, ragazzi. Cosa succede in questo porto? Ci sono pochissime barche in acqua perché sono tutte in secca per essere riparate. In questi porti qua hanno visto dalle foto satellitari è completamente una distesa di yachts e di barche che ti portano a fare, diciamo, dei tour qui fuori in queste isolette qua, perché da qua ci sono dei tour che vanno nel paese dove eravamo prima, dove c'è la città sommersa. Appena fuori ci sono appunto questi tour. Adesso è completamente vuoto e si legge che in questo porto le tartarughe nuotano tranquille, anche perché l'acqua è molto molto calda. Eccola! Eccola là! Là! C'era una testa! Com'è il richiamo della tartaruga? Dai, vieni fuori, tortughina. Poi ci fosse il sole, si vedrebbe anche bene in trasparenza. La nostra triste Lattuga è qua. Forse devi lanciarla in pezzi un po' più piccoli, altrimenti in 3 volte abbiamo finito. Lì. È lì. Ha una testa enorme, deve essere grande. Se venisse qua vicino si vedrebbe, ma così non si vede. Mauri sta cercando anche in fondo al porto. Ma niente, non si vede niente. Enorme! Eccola! Questa è più piccolina, però è lei! Dai, una tartaruga! Ma questa è più piccolina di quella che ho visto prima. Ragazzi, sono 50 anni. Dai, che bella! Nobody needs to know, let go. We stir it up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight. Scream into the night. Make it all glow.
dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Siamo a Bari. Adesso vi facciamo vedere che siamo a Bari, va? Aspetta 2 minuti. Perché vi stavo parlando bares, che poi non so bares, no, sono capace di parlare bares. Non sei capace. Mangio solo le cose del pugliese, che sono buone. Cime di rapa sei capace tu. Vi abbiamo portato in Italia, o meglio, siamo in Turchia e vi sveliamo una cosa che magari alcuni di voi non sanno. I San Nicola di Bari. Chi è San Nicola di Bari? Un santo. Vescovo però prima. E prima ancora? E prima ancora nacque. Nacque dove? Nacque a Patara, che è un paesino qui vicino che abbiamo visto poco tempo fa, e si trasferì a Mira, qua, divenne vescovo, qui visse e morì. Fu sepolto nella basilica alle nostre spalle. I saw the city passing by my window. Nicola di Bari nacque qua, non si sa esattamente la data, tra 260 e 280 più o meno. Nel 300 divenne vescovo, questo si sa per certo. Poi morì nel 343, sempre facendo il vescovo, ok? E fu seppellito qua. San Nicola arrivava da una famiglia molto facoltosa, cioè avevano soldi, no? Stavano bene. E lasciò tutto alla chiesa per dedicarsi alla religione e al bene dei bambini, insomma, della comunità. Ed è per questo che poi divenne santo successivamente. E cosa successe? Quando i musulmani conquistarono questo paese, ci furono, questa se la contendono i veneti con i baresi, ci furono 2 spedizioni. 63 marinai da Bari arrivarono qua e presero i resti del santo e li portarono in Italia. Si dice anche che nel Veneto ci siano comunque dei resti di San Nicola, però si suppone che i pezzi più grossi delle ossa sostanzialmente siano mantenuti ad oggi a Bari, nella basilica dove appunto c'è il santo che hanno fatto per lui. Quindi questa è un attimino la storia breve. Quindi sappiate che San Nicola di Bari non è barese, ma è turco. Mannaggia i turchi. Era licio. Non pensavo si pagasse sinceramente, costa 12 euro a testa, quindi 24 euro per vedere questo. Oppure ve lo faccio vedere più in grande. Sì, c'è l'interno della basilica che è tutta fatta di pietra e poi ci sono i resti del sarcofago che ha contenuto le ossa di San Nicola fino al 1087, quando i baresi sono andati a riprenderlo. 24 euro. È un po' esageratino, ecco, diciamo che noi facciamo delle scelte. Di chiese ne abbiamo visti tutti, no? Basta che esci di casa, vai di fronte, la tua chiesa è meglio di questa già. Comunque, ragazzi, vi abbiamo raccontato la storia di Nicola di Bari. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. E già che siamo qui nella cittadina di San Nicola di Bari, andiamo a visitare come sono le rovine di questo... No, ma hai detto che andavamo a vedere le burrate. Ma che stronza che sei? Magari ci fossero le burrate. La burrata, che buona! Stiamo passando in mezzo a dei negozi di souvenir. Sì, proprio turistico. Tutti riguardanti San Nicola di Bari. Aspetta che faccio vedere le calamite. Le calamite di San Nicola. Come vedete, per non farvi vedere che siamo barboni, i biglietti qua li ho presi, perché ne vale la pena. 300 lire l'uno, meno della chiesa. La Civitalicia, c'era Mira, questa città che insomma anche abbastanza ben stata ricostruita e tenuta, ma ha delle particolarità. Adesso andiamo a vedere per esempio l'arena. Qui di lato al teatro ci sono dei pezzi caduti, di resti, di capitelli, di decorazioni, che hanno tutte queste facce un po' inquietanti, un po' spaventate, di giovani, di bambini, di donne, non si sa, insomma, è una cosa un po' strana. Ed ecco qua un teatro abbastanza ben conservato con il retroscena più o meno in piedi. Bello, dai, è impressionante con questa parete dietro. We jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down.
Stiamo parlando di 7000 anni di costruzioni, lì ci sono veramente antichi, forse meglio dei romani. Devo dire che costruivano neanche tanto male, visto che ancora oggi ci sono queste strutture così in piedi. Andiamo a vedere l'interno. Coming, I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. Quindi questa qui era la parte del palco. Si vedono dentro delle strutture di appoggio del palco. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. Faccio questa scalinata per pensare di arrivare in cima al teatro, credo. Oppure è di lì, ma non lo so. No, qua c'è una porta. Aspetta un po'. Wow. Sì, no, è l'altra effettivamente. Questo che cos'è? L'urinatoio. Qua sotto crollato. Questa invece la mantengono con questi fermi che tengono sulle pareti. Ci hanno aggiunto, sono altissimi questi scalini, qui hanno aggiunto dei legni perché non ci sono più le scale. Eccoci qua. Wow, capito che la parte migliore dei teatri è da sopra. We are dreamers of love. Molto carino. Qui in cima al teatro dell'ultima gradinata si incomincia a vedere che in questa parete hanno incominciato a scavare delle tombe, le famose tombe, quelle non a pilastro ma quelle scavate nella roccia. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we... Ragazzi, alla fine questo sito è famoso e bello per le tombe, per quanto possono essere belle le tombe, però sì. Diciamo che questo è famoso proprio perché, come vedete, c'è questa parete completamente scolpita per questa necropoli. Vi faccio un riassunto: sono delle tombe che sono state costruite scavando direttamente la roccia e creando quello che sono delle sorte di ingressi più o meno elaborati, su addirittura più piani. Hanno colonne, hanno intarsi, hanno cesellature, hanno statue, o meglio bassi rilievi, che ornamentavano queste tombe. Più in alto erano costruite, meglio è, perché si dice che questi uccelli, che poi erano dei sorti di angeli, venissero a prendere i morti e si riportavano in cielo. Quindi più erano vicini al cielo e più era facile l'ascesa. La casetta qua Marina se la comprava. Quale? Questa incolonnata da templi Esatto, e colonne? Esatto, quella lì per qualche anno, Ecco. più tardi possibile. È stato un ritrovamento molto interessante. Sì. Beh, Tutto attorno è tempestato di serre e non oso immaginare cosa non ci sia sotto quelle serre, però ovviamente non è che si può scavare tutto il mondo. Hanno preso, catalogato parecchie cose, ovviamente teatro importante, quindi l'hanno riportato agli albori, diciamo così, però secondo me ce n'è ancora tanto qui sotto. Quindi allora basta, è finito qua, cosa aspettate ancora? queste tombe risalgono al V secolo a.C. e che erano costruite come una città. Infatti questa si chiama la città della morte. Praticamente loro cercavano di ricreare la stessa struttura di una città, come quando si era in vita, anche come si era nella morte. Quindi hanno costruito questa necropoli così fatta, e c'è scritto che ci sono dei tunnel sotterranei che collegano la città, che è un po' più sotto, con queste tombe. Sure.
dopo la visita al sito di Mira vi facciamo vedere che siamo parcheggiati qua davanti, proprio all'entrata. C'è questo parcheggio che è di proprietà di un gentil signore. Gratuitamente. Gratis. Lui ci fa il succo d'arancia. Ci fa il succo d'arancia e il caffè. Io ho preso il succo d'arancia Ti e paghi. Mauri ha preso il caffè. Questi li paghi e lui ti fa parcheggiare gratis, puoi andare a vedere cose. Addirittura gli ho chiesto se mi dà la corrente, sembrerebbe di sì. Quindi mi sa che cambiamo i nostri piani, invece di proseguire è possibile che ci fermiamo. E ti può anche, diciamo così, far da mangiare per questa sera. Ah, giusto, interessante. Vediamo. Ecco il caffè turco. Che va Aspetta bevuto che con si depositi, non come al solito, che bevi sabbia. Esatto. Ci siamo fatti convincere per la cena qui al nostro amico. La finestra è sempre la stessa. Tuo amico. E quindi niente, ci sono questi e poi e questo. Che brocette. Vogliamo fare un brindisi? Salute, cin cin. Cina, alla vostra. Questo è un Uzoraki Turco. Anice Sambuca. Tutto uguale. Una legnata. Ma poi il copyright. Yes, from your garden. You make? No. Okay. You buy. Teşekkür, my friend. What is it? Pepino. Teşekkür. Hai capito? Queste sono le cose che succedono viaggiando. A me non piace. Sì, però stai bevendo l'ennesimo raki che il signore Così ti ha diventa offerto e diventa buono anche il cetriolo. Buono veramente. No adrenaline. Immediately, no, No yes. adrenaline. It's like, yeah. Yeah, because you don't work in the correct, department. Because Buongiorno, ci sono anch'io, si è svegliata, ragazzi. Ma perché? Perché dobbiamo partire. Ma dove siamo? Dove siamo? Eravamo al porto di Demre, venuti a vedere le rovine e niente, ieri sera siamo rimasti intrappolati qui in una fantastica cena andata lunga con danesi, inglesi, bulgari e turchi. È stato un mix. Allora, bellissimo, al solito stiamo avendo veramente degli scambi culturali con persone fantastiche. Ma perché? Perché praticamente siamo, giusto per farvi vedere, ricordate che ieri siamo andati in rovine, le tombe? Su quella parete lì? Ecco, praticamente esattamente davanti all'ingresso c'è un parcheggio, io ho un signore turco, Sì. che praticamente fa parcheggiare gratis. Addirittura mi ha dato anche l'energia elettrica perché non ho bisogno, l'avevo chiesto, me l'ha data. E abbiamo mangiato qua, cioè veramente friendly, tutto gratis. No, la cena no. Beh no, cena no, ovvio. Beh, lui diciamo che ti offre dei servizi, ti dice ti porta a fare l'escursione, se vuoi la cena, se vuoi il succo di frutta, se vuoi... Diciamo che il suo business è questo, insomma il parcheggio lui te lo dà gratis e poi se vuoi... Però è gentilissimo, oltretutto è una bella area di parcheggio, siamo qua in un po' Mezzo di agli camper, aranci. con la ghiaia per terra, asciutto perché comunque ha piovuto giusto prima di arrivare, insomma c'è giusto una pezzongherina. Quindi ragazzi consigliatissimo, se volete quando siete qui a Demre potete tranquillamente soggiornare in questo posto davanti alle rovine dove c'è le tombe Di Mira. e dove c'è di Mira, brava. È brava. E dove c'è Cioè tu dici brava a me che mi ricordo i nomi. E dove c'è la arena o il teatro. Ah, il teatro di Mira. Vabbè, ok, le rovine hai detto. Vabbè, senti. insomma. Io comunque starei qua degli altri giorni, Sì. se proprio per essere sincera. Ma non possiamo. No. Ve ne parleremo presto. Abbiamo dei piani che stanno cambiando. Sì. Dobbiamo avvicinarci ad Antalya. Oggi dobbiamo vedere un posto fantastico che abbiamo pianificato di andare a visitare. Tra poco vedrete Sì. cosa stiamo per fare. Ma lo stiamo anticipando rispetto ai piani perché sta arrivando una perturbazione. Esatto, un altro posto che stiamo saltando a più pari è una grossa spiaggia qua in un posto molto naturalistico che si chiama Mavikent. Se vi capita di venire qua andateci perché è bellissimo, è diventata una grande area camping free, ok? Però noi la saltiamo perché solo oggi è la giornata bella, poi Sì. da domani c'è una settimana di brutto e non riusciremo più ad andare a fare quello che dobbiamo fare oggi. Vabbè, E andiamo. io partirei anche perché ci Ciao, vogliono 2 ciao, ore. Ciao, ciao, ciao.
Mira Organic Caffè, camping here, Mira, compagnisci a teatro, 1 minuto a piedi, al ritorno aranciata a mangiare qui. Ciao. Ciao. I am here, every day, every year, I work here. Ok, ciao, grazie. Già che ci siamo, ci fermiamo in una officina. Perché? Poi ve lo spiega Mauri. Una bella officina ben organizzata. Mentre siamo qui fermi vi faccio vedere com'è una cittadina turca delle zone costiere. È una cittadina normale fondamentalmente. Adesso vi faccio vedere un bel incrocio incasinato. Per il resto qua sono tutti agricoltori, coltivano peperoni e pomodori e quindi ci sono negozi di fertilizzanti, c'è trasporto di frutta e verdura. Allora, presi, pagati 1600 lire, 10 Ma non litri. abbiamo detto cosa? Cosa siamo venuti a fare? Mi sono fermato per prendere dell'olio a motore perché siamo quasi arrivati ai 10.000 e devo fare un cambio di olio a motore. Ho bisogno di filtri, olio e ho trovato questo negozio qua che aveva l'olio, i filtri, però purtroppo ci volevano 2 o 3 giorni. Non posso aspettare 2 o 3 giorni, probabilmente visto che adesso andiamo ad Antalya, là ci saranno dei magazzini, ci fermeremo un po' di più, i filtri li cerco lì. Quando uno c'ha fretta non riesce a muoversi. L'unico giorno che abbiamo fretta nella vita. Coda ferma e niente ragazzi, siamo qua. Siamo arrivati, coda ferma, tutti scendono. Non si sa come mai, ancora non abbiamo capito. Ci muoviamo ma c'è comunque traffico. Dall'altro lato hanno aperto bene, da questo lato insomma. Ma non abbiamo capito cosa è successo. Forse è una gara di biciclette. Arrivati dove? Ma che diamine di posto è questo? Years ago, I've been here, fire. For example, rain, wind, winter, no problem. Always. Also with the rain. Fantastico. Ok. Benvenuti, ma dove? Qualcuno di voi conosce Chimera? Questo è un posto molto particolare. Adesso ci tocca una piccola camminata in montagna. Fatica, per Fatica. colpa vostra. Guarda qua dietro di te cosa spunta. Ciabatta, non posso andare in ciabatta. Neanche coi tacchi. Ci consigliano di
insomma dei boschi, di andare con le scarpe da ginnastica. Sembra il minimo. Comunque ragazzi, Chimera che cos'è per chi non lo sa? È un sito molto speciale, infatti adesso abbiamo appena finito di parlare con la polizia. Questo è un posto dove non c'è segnale, dove non vogliono telecamere, dove non si può volare con i droni, insomma ci sono 27.000 divieti, controllato strettamente da persone che sono poliziotti, esatto. Okay, in borghese. Chimera perché? Perché siamo venuti qua per vedere quelli che sono i famosi fuochi di Chimera. Sono dei fuochi perenni che sgorgano così dalle rocce della montagna. Sì, sgorgano così. E perché ci sono questi fuochi perenni? Che non si sa. Resistono anche col vento, con la pioggia, con la neve, sempre. Gelo, con Maurizio. Con i piedi della gente. Io so, è gas. È gas. Quindi gas, io sono un fuoco perenne. Tu potresti generare un fuoco perenne, ok? Ragazzi, bando alle ciance, sono gas, io produco gas come tutti voi producete gas, ma questo gas particolare si incendia ed esce dal sottosuolo. Abbiamo fatto delle analisi, adesso Marina viene in quadra perché io non mi ricordo i nomi. La maggior parte è C1, N2 e O2. Questo è quello che dovremmo vedere tra poco. Spero di no. No, quella è la leggenda di Bellerofonte. Sì, c'è una leggenda di questo animale mitologico, Bellerofonte, metà serpente, metà lupo, metà cane, metà diavolo, si capisce. Se volete, come al solito, Wikipedia vi può aiutare. E adesso andiamo. Adesso è 28 lire a testa, circa meno di €1, 80 centesimi. Inizia la stradina. Con calma, perché ha detto che è così. Esatto. Quindi ci metteremo un anno e mezzo. Tu vai avanti, io ti raggiungo. Allora, io reduce da un mal di schiena di 5 giorni, ancora sotto l'effetto di antinfiammatori. Ma sì, andiamo a camminare oggi, no? Va benissimo. C'è il pavone seduto su. Oh, caspita, è qua di fianco a me, aspetta. Ciao pavone. The depths of silence, where echoes remain. You were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Abbiamo sete, non ci siamo portati l'acqua. Se consiglio, portatela. Ci hanno detto è solo 1 chilometro. E noi abbiamo detto, cosa vuoi che sia? sia? Chilometro. Cazzarola, è molto dritto, Chilometro più lungo della mia vita, non finisce più. Per chi è allenato sicuramente Ma non è niente di che. un gioco da ragazzi, per chi ha 40 kg in eccesso e non fa un è una bella tosta per me. Ragazzi, se pensate che Mauri debba perdere almeno 10 kg, scrivetelo qua sotto nei commenti. Sì, almeno, è normale che lo scrivono, anche 20. Poi c'è lui, che è il guardiano delle scale, che continua ad andare su, ogni 100 metri ci aspetta, come dire, io sono già qua, quando arrivate? Lui ci sorpassa, ci aspetta là. You were the laughter that kept me alive. You were hello, and I was goodbye. An ember that flickered, that faded away. You were the summer, I was that same old shit in me that kept me alive. I said hold on, you said goodbye. Eccoci qua ragazzi, queste fiamme escono direttamente, perennemente dal terreno, ce n'è neanche una piccolina qua. Amore, che fatica per un barbecue. Dovevamo portarci la pentola tagine. Sì, è vero, cavolo. Con tutti gli ingredienti, così invece stasera era già pronto. Mamma, senti che caldino che viene qua dietro. Questa zona erano stati costruiti dei templi, perché ci sono resti di appunto costruzioni antiche con scritte su appunto queste rocce che non so assolutamente di che epoca, perché qua non c'è internet, quindi non ve lo posso dire, ma poi eventualmente faremo un riassunto appena abbiamo una connessione, perché noi studiamo sempre dopo, ormai prima, se no ci spoileriamo le cose. Giusto. Comunque ci sono vari di questi punti, di questi focolai, diciamo, nella montagna, ed è proprio tipico adesso anche nel weekend venire con le famiglie e sedersi qua intorno. È vietato però cucinare sopra queste fiamme. E per di più ci sono anche dei cartelli in altri punti del sito che dicono che è pericoloso andare in altre aree non vigilate, diciamo,
perché c'è pericolo di area infiammabile, c'è scritto così anche in queste rovine. Anche perché mi è stato detto che ci sono appunto alcune aree, anche qui vicino a me, che sono annerite ma non c'è la fiamma. E spostando il terreno sembrerebbe che a volte si incendi, proprio perché il terreno è talmente poroso e pieno di gas. Ragazzi, visto che noi non siamo normali, ci siamo portati una cosa da fare che non avremmo mai fatto altrimenti nella vita. Che sono i marshmallow, roba molto americana, che non ho mai provato bruciata sulla legna, cioè sul fuoco. Non abbiamo mai fatta questa cosa con il campeggio. No, io non l'ho mai fatto nella mia vita. No, neanch'io. Mauri lo fa con il legno, io invece lo faccio con la bacchetta della Bourguignon. Dunque, la tecnica dice di metterlo sopra il fuoco faturo. Io uso questa piccola, Perché si caramellizza così. Mamma, mi vengono le fiammate. Ma la tua è già cotta. Io uso la fiamma grande. È vietatissima sta cosa, non si può fare. Sì, non si potrebbe fare. Non lasciamo residui e non lasciamo i marshmallow che tappino E non sporchiamo. i buchi dei fuochi. Vado di assaggio. Wow. È buono? Oh, guarda, è pronto anche il mio. Mi alzo perché muoio. L'ho svestito. It's for you. Thank you. You're welcome. You want to try? Denemek istiyor musun? Yeah, he wants to try. Okay. Thank you. I have another fork. Arrivederci dit. Yeah. Dentro. Inside. Inside. Very good. Thank you. Wait. It is quite hot. Sıcak. Sofya. Zeynep yavaş ye diyor. Yeah. Okay. Now it's ready. It's ready? Try. Smell. Good. Smell sugar. Ragazzi, giusto in tempo, guardate lì, un bellissimo temporale in arrivo, yuhu! Sarebbe anche bello stare qua perché, ragazzi, qua è aperto fino a mezzanotte, perché cosa succede? Vengono per fare le Grigliate, vabbè, insomma, o anche solo stare davanti ai fuochi dopo il tramonto, no? Quando è notte qua ovviamente è molto più spettacolare l'ambiente perché ci sono tanti fuochi, non ce n'è uno Sì, solo. si vedono proprio tutto infiammato, diciamo così. Sì, io non starei qua con la pioggia comunque. Quindi noi adesso scendiamo, ci facciamo questo altro chilometro spaccacaviglie e andiamo. Consiglio ragazzi, se venite qua anche in inverno, portatevi una bottiglietta d'acqua perché è abbastanza ripida, sono pietrone, allora, se stai allenato come ho detto prima ce la fai, però veramente sopra non c'è niente, quindi magari d'estate ci sarà quello che venderà l'acqua, secondo me a 5 euro a bottiglietta e gliela comprereste. Comunque anche per noi ciccioni è fattibile, soffrendo un po' ma ce la possiamo fare. Pelosissimo sto gatto. Un gatto che non soffre il freddo? No, un gatto con la pelliccia. L'ho visto su ai fuochi, era su anche lui. Sì, guarda come spinge. Bene, giusto per dovere di cronaca vi faccio vedere dove siamo arrivati, dove ci stiamo accampando. Accampando è la parola giusta. Sarà il caso domani di farvi vedere che accampamento c'è qui. Marina, il fratello di Marina e sua mamma. Ciao suocera. Una foto da ridere, dai. C'è una dietro che mi sta Devi guardando. fare... Oh. C'è una dietro che mi sta guardando. Chi se ne frega? No, ma sempre. Dai. La faccia di coglione ce la faccio io. Sì. Che sono dei fuochi perenni che vengono su dalla roccia della montagna. Perenne. Perenni? No, pereffe veramente. Fuochi. Sono dei fuochi. Quindi sono dei fuochi. Pereffe. Spero che vi sia piaciuto questo punto di vista molto fuocoso. Direi che dovresti mettere la telecamera a fuoco. Andiamo.